Ragazzi, l'ultima volta che abbiamo visto così tanti fenicotteri rosa eravamo in Bolivia. Bentornati a Walvis Bay, Namibia. Ragazzi, qua abbiamo dormito veramente in modo spettacolare. Ieri sera siamo stati con Marco, simpaticissimo, lo rivedremo, ma adesso andiamo all'officina e vediamo se riescono a fare questo lavoro. Vediamo, potrebbe essere interessante riuscire a sistemare la palestra. Questo è un mirador veramente molto gettonato. Questa notte naturalmente non c'era nessuno, eravamo soli, ma adesso stanno arrivando i turisti. Qua si noleggiano tantissimo i veicoli, quasi tutti i veicoli che vediamo passare di qua sono noleggiati ed hanno tutto, tenda, mini cucina. È il posto ideale per venire a fare un giro con un veicolo di quel tipo. Sono veramente contento che non siano venuti a dirci che non si poteva rimanere qua. Adesso ci spostiamo in modo tale da non dare troppo nell'occhio durante la giornata. Noi ieri sera abbiamo messo la felpa ed effettivamente questa mattina è anche bello fresco. Attiverò anche la soppressione del fumo. 13 gradi adesso, ma la temperatura è in salita, in netta salita. Stanotte la minima non è stata fredda come l'altra. Abbiamo 10,4 gradi. Salutiamo questa fantastica visione sulla laguna con i fenicotteri, il porto dietro. È un bel contrasto. Ragazzi, qua dobbiamo attraversare tutta la città. Oggi è lunedì, giornata lavorativa, e questo è il livello di traffico a Walvis Bay, Namibia. Direi più che accettabile. Boys don't cry. Boys don't cry. Qui è tutta zona industriale, ragazzi, sono mezzi di tutti i tipi. Credo che possa essere un buon posto per fare sto lavoro. D'altronde lo scopriremo solo provandoci. Qui stiamo dietro la ferrovia praticamente. Bene ragazzi, siamo all'officina e i ragazzi stanno cercando di capire cosa possono fare. Proviamo a iniziare questo lavoro, vediamo un po' cosa succede. Comunque qua non parlano solo inglese, parlano anche la loro lingua. Il lavoro da fare è controllare tutte le foglie della balestra. Può essere che una sia rotta, ma molto in basso, e poi rifare la piegatura. Queste posteriori non le avevamo mai smontate la prima volta. Qui abbiamo un super crick, dobbiamo alzare e poi probabilmente puntellare il camion con qualcosa, perché togliendo la balestra non sta più in piedi da solo. Mi hanno detto che c'è un'azienda che si occupa di meccanica che ha proprio una pressa per ridare la piegatura giusta alle balestre. Vedete, qua il problema è questo, guardate come si è piegata questa balestra, non va assolutamente bene. Credo, guardando qua, che probabilmente è anche crepata o si sta per rompere. È arrivato il momento di fare un servizio a queste balestre, c'è poco da fare. Adesso devono svitare i mega dadi che ci sono sui bracciali delle balestre. Credo che difficilmente siano mai stati smontati, quindi possono avere circa 30 anni. Stanno anche usando una leva da 1,5 metri, va anche detto quello. Questo credo sia il mega crick con cui verrà sostenuto il camion quando verrà tolta la balestra. Vogliono 2 persone belle forti per alzarlo. Lavora proprio come un crick, ma è meccanico e enorme. Dice che può essere 200 tonnellate. Ci può stare. Qui stanno continuando ad arrivare camion. Credo che sia un'assistenza più o meno ufficiale Scania, perché arrivano solo Scania. Però il montaggio della nostra balestra è un po' lento, ci vuole tempo. Mi sa che devono scaldare una vite perché non riesce a venire via. Vuole scaldare il passaggio della C che tiene ferma la balestra, però sta proteggendo le parti che si possono rovinare. Cioè praticamente la vite l'ha svitata, però qui non esce e quindi lo vuole scaldare per farlo passare. Quasi 30 anni che sono abitate quelle viti, quei perni sono infilati dentro. Credo che prima che lo acquistassimo noi questa sia stata invece smontata, perché l'ultima foglia di balestra non è come le altre. Ma queste di qua sono ancora quelle originali.
bisogna andare giù di cannello per riuscire a togliere quel perno. L'altro, questo, è già venuto via. Non si muove. Allora adesso si muove, però c'è questo distanziale qui che adesso è ustionante, che da lì non vuole uscire, quindi adesso probabilmente proverà a spingerlo in su in qualche modo, però insomma più o meno ci sta riuscendo. Era questa parte qua che era come se fosse saldata. Finalmente è venuto via la C e come vedete è un po' consumata. Adesso vediamo se riusciamo a trovare il ricambio, sarebbe meglio. Lui ha provato a smontarla senza tagliarla, senza rovinarla, di più di quello che già sia. Adesso bisogna rimuovere tutti i supporti in modo tale da sfilare la balestra. Bisogna smontare anche il supporto, quello grande che c'è lì. Hanno disassemblato la balestra togliendo il pin centrale e probabilmente ora vogliono toglierla a pezzi. Giuro che non mi piace mai vedere il camion così sbilanciato e messo in situazione precaria, però ragazzi qua il lavoro si fa un po' lungo perché non si riesce a sfilare questo braccio della balestra. Dovrei rimuovere questo gavone, che si può fare, è un po' un lavoro. Quello che abbiamo fatto è smontare un po' il serbatoio, abbassarlo leggermente e adesso sviteranno tutto il supporto che c'è lì. Probabilmente si fa prima, il tutto richiede tempo. È svitato le ultime viti, è venuta giù all'improvviso. Guardate qua in mezzo, queste le devo studiare bene, sembrano strati di ferro pietrificato. Non riesco bene a capire se è semplicemente terra o che cosa. Eccola qua, questa è proprio rotta. Adesso bisogna aspettare i ricambi. Comunque si è fatta una certa, qui adesso stanno chiudendo. Noi questa notte rimarremo qua a dormire. Sicuramente 2 foglie di balestra da sostituire, una rotta e l'altra che si stava rompendo, si vede abbastanza bene. Questa qua tra l'altro si è rotta in 2 punti, non in uno solo. 30 anni, insomma, dai. Questo signore è la guardia, prima ci è venuto a salutare dicendo: ragazzi, io sono qua per voi, sono la guardia. Perché di fatto qui siamo all'aperto, l'officina in questo momento è chiusa, noi dormiremo qua insieme ai camion e credo che la guardia dorma proprio dentro uno di questi camion qua davanti. Oh, però appena sono uscito mi ha sgamato subito, quindi vuol dire che fa il suo lavoro. Qua sono stati davvero gentili, sono andati via tutti, hanno tirato via tutti i nostri pezzi, li hanno messi da qualche parte, spero ci siano tutti domani. Sono in attesa di capire se si trovano i ricambi, ancora non ho capito. In qualche modo faremo, noi ci riaggiorniamo domani mattina, altro giorno, in officina. Così, e non era neanche proprio previsto che lo facessi subito, era un lavoro da fare, non era proprio così urgente. Però, insomma, visto i pezzi rotti, forse è stato meglio farlo così, perché poi ci aspetta un sacco di deserto. Buongiorno ragazzi, inizia la giornata lavorativa qua in officina. Sono appena arrivati i meccanici. Hello! How are you? Questo ragazzo si chiama Simone, allora ogni tanto quando chiamano Simone, allora rispondo anche io. How is it? How is the morning? Good, really good. Nice. Really good night here. Oh, good night. Good night. Good night, yeah? You born here? Yeah. Ah, ok. Grandi lavori qua, ma noi siamo un po' fermi. Questa dal fronte è una specie di carrozzeria, quindi sflessibilano parecchio. Qui è tutto bello pulito. Beh, mi fa piacere che almeno i pezzi sono nascosti, nessuno se li poteva rubare stanotte. Nel frattempo dobbiamo fare altre riparazioni mentre aspettiamo la balestra, perché bisogna trovare dei pezzi, ricurvare, insomma fare la manutenzione della balestra. Ci vorrà un po' di tempo anche perché non la fanno qua, c'è un altro shop dove si occupano di queste cose. Dobbiamo ricostruire questo supporto per la nostra barra di torsione dall'altro lato, quella che si è rotta l'altro giorno, vedete, là in fondo. Questo è un lavoro abbastanza semplice, devono solo fare 2 saldature e se riesco cambio anche proprio il tubo in modo tale da ripararlo. Non so se è il caso di smontare anche questo e vedere in che condizioni è, perché con il fatto che qua ci può entrare l'acqua, questa parte si può anche arrugginire e quindi probabilmente l'altra si è rotta anche per quello. Questo è il pezzo della nostra barra di torsione. Simo,
E lui è Simone. Qui comunque fanno dei bei lavori sui motori, mi sembra di capire. Guardate qua, 6 cilindri in linea Scania. Insomma, come si vede è bello arrugginito sto pezzo. Si è rotto e consumato anche, direi. Dobbiamo fare una saldatura sul telaio del camion, quindi stacco tutto. Voglio far rinforzare la piastra che tiene quel supporto che abbiamo del controtelaio. Ho visto che si è un po' rovinata e voglio rinforzarla con una contropiastra. Già che è smontato si riesce bene. Ragazzi, qui abbiamo tutto, guanti nuovi, saldatrice portatile. In altri posti in Africa avrebbero fatto senza neanche gli occhiali. Mi piace questa parte del viaggio, sono segni della nostra esperienza su Valentino. E mi piace anche che siano ben distinguibili, che si capisca che cosa abbiamo dovuto passare per arrivare fin qua e cosa dovremmo passare per andare oltre. Abbiamo individuato delle micro crepe su quella piastra che è un po' debole. Era successo che si crepasse anche una di fronte. Sono solo di posizionamento più che altro, perché in realtà quella che fa veramente supporto è questa, che è molto spessa, è 1 centimetro. Però ci sono queste che servono per tenerla in posizione. Il problema quando si salda il telaio è cercare la massa. Infatti deve togliere un po' di vernice dal telaio e poi iniziare a saldare, però dopo lo riverniciamo. Stava ricrepando anche la riparazione che avevo fatto in Italia, non so se vi ricordate, quando ho smontato tutto qua avevo risaldato un pezzettino di questa piastra. Sta provando a smontare la piastra della barra di torsione. 21? 90. 90? I can take it here and you can screw from the inside. Dopo un po' di attesa sono arrivati alcuni pezzi di ricambio, delle balestre che vanno tagliate a misura. È il buono di avere delle balestre standard, che bene o male si riesce a trovare un ricambio che vada bene. Si muove tutto un po' lento, però pian piano arriva qualcosa. Tipo, non ho capito se questi li hanno ripristinati, sono i miei originali o se sono nuovi. Sì, questo è nuovo. Questo è nuovo, mentre questo forse è il mio originale. Ma a sto punto non era mio. Perché uno solo nuovo? A volte bisogna mettersi anche nella mentalità africana, non dare le cose per scontato, del tipo stai smontando tutta sta roba che richiede 3 giorni di lavoro, questo pezzo cambiamolo tutto, mettiamolo nuovo, tutto quanto. Invece loro tendono effettivamente a riciclare tutto, che per l'amor di Dio per certi versi è giusto, ma non proprio per tutto, ecco. Attenzione che ho sentito sflessibilare, credo che stiamo tagliando le nostre balestre. Ah sì. La balestra, insomma procede tutto un po' lentamente, ma piano piano procede. È quasi finita la giornata lavorativa comunque oggi. Qui non siamo ancora riusciti a svitare. It's a problem. This one is a problem. You try from the inside? I try for the inside, but it's a problem. Storage problem. Si lavora su 2 fronti. Alla fine ce l'hanno fatta a smontare. Was done. Yes, done. Smontata. Ci è voluto quasi tutto il giorno svitare 2 viti. Però va bene. Ma comunque non potevamo andare avanti. Vediamo un po' se il resto è completato. Hanno tagliato le balestre. Hanno forse un po' lavorate, credo, per evitare che rimanga un po' lo spigolo. Eccola qua la staffa smontata. Ora va saldata insieme all'altro pezzo, che ora non so più bene dove sia. È partito questa mattina. Questa invece è la broccola. Questa in realtà non ce l'ho di ricambio, mannaggia. Vediamo se la trovano qua, se no la cambierò più avanti. Gli ho chiesto di lavorare un po' gli spigoli della balestra in modo che non sfreghino. Adesso aspettiamo la guardia che dorme dentro questo 2219 6x4 tra l'altro, ben specificato qua sulla placchetta. 4 ruote motrici posteriori e nada davanti. Buongiorno ragazzi, nuova giornata qui in officina. Vediamo oggi se riusciamo ad avanzare un po' con i lavori. Devo dire che qua in realtà ancora non sembra arrivato nessuno, è già tardi. Secondo me si sono dimenticati di noi. Col camion smontato ci lasciano. Devo fare il giro qua nelle retrovie. Devo dire che in questa parte c'è un po' di basura. E qua c'è una puzza che c'è da quando siamo arrivati, un po' di giorni fa ormai. Qua ragazzi sono tutti indaffarati a sistemare sti Scania. Mi sa che la nostra balestra
Però vedo che è saltato fuori il perno nuovo. Questo va bene, questo è stato fatto al tornio, però non ci siamo ancora con gli altri pezzi. È che non vedo il capo officina che era in giro, boh. Però c'hanno il carbone che fa la griglia, eh. Devo dire che forse sono spariti anche i miei pezzi della barra di torsione. Forse sono in fase di saldatura. Non qua, perché ho capito che il saldatore non è qua. Quello che è venuto l'altro giorno a fare quell'altro lavoro, che però si era dimenticato di fare questo. Però il motore qua l'hanno chiuso, quasi, manca qualche pezzo, ma sono andati avanti. Sui motori mi sa che sono forti, non essendoci il capo officina non riescono ad aprire la porta lì, quindi devo fare tutto il giro per andare nel retro. Dato che qua siamo fermi in attesa dei pezzi che devono arrivare, credo, provo a vedere se riesco a sostituire questo voltmetro che, come vedete, dopo 7 anni comincia a cedere, non si legge più bene. Dovrei avere un ricambio, però non sono certo che sia proprio uguale. Adesso vado a vedere. In questa borsa dove ho i ricambi elettrici dovrei avere un po' di cose. Mi metto un attimo di qua che c'è l'ombra, di là fa veramente caldo. Qui ho un po' tutti i ricambi elettrici di vario tipo, connettori, spinotti. Eccolo qua, uno di questi volmetri, che però, mannaggia, non è proprio uguale. Ne ho di diversi tipi, questo è ancora diverso, ha separato proprio lettura con positivo e negativo e alimentazione. Anche questo è la stessa cosa, solamente che ha il negativo in comune. E li avevo scelti con attenzione perché possono essere alimentati fino a 24 volt, quindi in realtà alimentando direttamente con la tensione che vuoi misurare potrebbe non andare bene, perché sul veicolo arriviamo anche a 28.8 e quindi potrebbe bruciarsi. Serve un'alimentazione separata, 12 volt costante nel mio caso, e poi una lettura in questo caso fino a 36 volt di questi oggetti. Ne ho un terzo, ne ho diversi. Questo ha solo 2 fili e dà un'alimentazione da 5 a 120 volt, quindi questo in realtà potrei alimentarlo come voglio. Sono tutti diversi, bisogna stare attenti quando si comprano. Allora, per lavorare su questi volmetri stacco il mini fusibile che ho qua. Ok. Stacco anche l'altro e spam. Questo perché con uno ho staccato l'alimentazione e con l'altro ho staccato le 2 letture. Questo, che a 12 volt, viene sia alimentato che misurato sulla stessa linea, non avrebbe senso altrimenti. Dovete sapere che tutta questa piastra di alluminio l'ho fatta tutta io, non è che l'ho fatta lavorare al laser, l'ho bucata e sagomata tutta io con lima, fresa con il trapano a colonna, tutto fatto a mano, cioè non c'è niente di fatto con le macchine qua. Questo per dire che qui avevo dovuto fare la scanalatura per fare l'incastro di questi volmetri. Vediamo un po' anche se è uguale rispetto a quelli che ho lì. Faccio fatica a rimuovere l'incastro di questo pannellino, quindi mi tocca smontare il pannello più grande. Ok, ce l'ho fatta, devo dire che non è stato per niente facile, alla fine si è smontato tutto, ma va bene. Ok, quello che devo fare è provare a rifare i cablaggi, in modo tale da vedere se uno dei volmetri che ho qua funziona. Voglio provare quello alimentato da 5 a 127 volt, che potrebbe essere più resistente dell'altro, nonostante l'altro è durato 7 anni, perché l'altro mi sembra che avesse un range fino a 36 volt. Lo provo rimettendo il fusibile. Eccolo qua. Vabbè, voi lo volete sfarfallare, ma in realtà non sfarfalla. Questo è dovuto dal refresh della mia GoPro. Il problema è che il case di questo a doppio filo e non a triplo è leggermente più grande, mentre questo che ho a 3 fili è proprio identico. Ma in realtà i 2 PCB sono identici, stessa misura, quindi posso fare lo swap in modo tale da non dover mettermi lì a grattare. Quindi metto il PCB di quello a 2 fili nell'involucro di quello più piccolo. Va bene, adesso scaldo il mio saldatore a batteria, di cui sono veramente super contento, e faccio questa connessione del circuito. Adesso prima di infilare vado a vedere se è dritto. Sì, è dritto. Mi rendo conto dalla videocamera che questo blu rimane più stabile alla videocamera. Dovrei cambiare i tempi. Se mi allontano comincia a flashare anche quello. Questo devo arrivare veramente vicino. Quando cambia l'esposizione cambia anche l'illuminazione. Comunque esteticamente devo dire che mi piace quasi di più quello rosso. Va bene. E nel frattempo qua piano piano stanno arrivando dei pezzi. Questo è il perno nuovo che hanno fatto. Si deve infilare qua in modo tale che dia la posizione giusta alla balestra. Se vi ricordate, la riparazione che abbiamo fatto a Luanda davanti era dovuta al fatto che in Senegal avevano stretto poco queste viti. Questo aveva preso gioco e quindi si era spezzato.
il perno qui, praticamente la balestra aveva potuto disassarsi un pochino andando un po' avanti. In Senegal però non avevamo messo un perno nuovo, era quello vecchio, in questo caso nuovo, tornito su misura. Ok ragazzi, finalmente abbiamo tutta la balestra assemblata con diversi pezzi nuovi. Ora bisogna rimontarla e questa pesa. No, se ho capito bene vogliono posizionarla così disassemblata, anche perché insieme a quell'altro pezzo diventerebbe veramente strapesante, e stringere probabilmente il dado centrale quando sono lì. Però sono contento, così abbiamo cambiato 4 fogli e nel frattempo è arrivato anche il pezzo qua che hanno ricostruito. Va bene. Si è interrotto un attimo il lavoro. Simo, come sta? Si è interrotto un attimo il lavoro perché dovete sapere che le balestre originali di questo MAN avevano delle sorte di guida. Vi faccio vedere. Vedete? C'è una specie di scanalatura che servivano per aiutare le balestre a essere mantenute in sede. Nelle balestre più recenti o di un certo tipo non c'è questa scanalatura e infatti nelle balestre nuove che abbiamo qua non c'è. Quindi nel punto in cui la balestra che abbiamo sostituito tocca con la scanalatura non va troppo bene, quindi lui adesso la sta sgremando un pochino. Nel frattempo Lucia dentro sta facendo un po' di pulizie, ha riappiccicato tutti i nostri souvenir lì dove avevo staccato. Ho fatto un po' di pulizie perché ci voleva. Ci voleva tutta sta sabbia, sto deserto, ma adesso si risporcherà subito. Aggiungono i pezzi di balestra. Ora bisogna abbassare un po' l'asse. Comincio a capire la loro lingua. Più o meno. Stanno tenendo giù con questo palo. Infilano le viti. You understand? Yes, I understand. Bisogna pressare con il crick perché l'ammortizzatore fa il suo lavoro. Ahimè ragazzi, siamo di nuovo fermi. Era stato sostituito un bracciale e in realtà ora quell'altro è un po' corto perché l'hanno dovuto tagliare perché si era sfilettato nel toglierlo, smontarlo, e quindi va recuperato anche il secondo bracciale. Dubito che finiremo oggi, però se non altro hanno quasi finito di montare tutto. Il bracciale, vi ricordate che avevo detto che ne avevano recuperato uno? Beh, ho capito che in realtà l'hanno fatto fare, è fatto su misura. Ne avevano fatto solo uno, in realtà era meglio che ne facevano tutti e due. Non abbiamo ancora finito, il lavoro procede abbastanza lentamente, ma manca questa C che deve chiudere le nostre balestre. Mi hanno assicurato che dovrebbe arrivare domani entro le 10 il pezzo, però credo che domani forse finiamo, se arriva sto pezzo. Passeremo un'altra notte qua, si sta facendo lunga, non me l'aspettavo così lunga, devo essere sincero, però qua ragazzi, se la frick, i tempi sono questi. Però guarda che bei colori. Altra giornata in officina, chissà se oggi sarà il giorno buono che ce ne andiamo. Comunque tutto questo fa parte del viaggio. Dobbiamo dire che per noi va benissimo perché abbiamo un parcheggio, siamo sicuri, abbiamo il sole. Vediamo però se riusciamo ad avere di nuovo la nostra libertà. Hanno sostituito questa, ma non questa. E questa è stata fatta su misura. Però, ahimè, hanno tagliato questa qui e risulta essere più corta. Non va bene. Devono farla fare un po' più lunga perché sennò non ci stanno i distanziali per questo. La parte della barra di torsione è finita, devo dire che va bene, vediamo un po' se durerà. Devo dire che siccome ho parlato col capo officina ho detto che qua hanno gli oli e ho visto che costano anche abbastanza poco e quindi credo che mancano ancora 400 km, ma credo che farò anche il cambio dell'olio, magari lo facciamo oggi prima di andare via. Prima terminiamo il lavoro alla balestra. Ciò che rimane, pezzi tagliati di quelli nuovi che abbiamo messo, ma anche alcuni pezzi che abbiamo sostituito. Il tempo sta passando, ma qua sto pezzo non arriva. Forse nel frattempo iniziamo a fare il cambio dell'olio, però non ho capito se è arrivato l'olio che volevo. Devo dare dei soldi, circa 80 euro, per comprare l'olio. Qui non ce l'hanno quello che mi serve, però lo vanno loro a prendere. Ho tirato giù l'olio.
Ho tolto il filtro, vado a recuperare il mio filtro che naturalmente qua non c'è. Fuel filter, combustibile, aria. Ragazzi, comunque sul tetto del camion mi sembra di essere a Chattanooga, Tennessee, dove il sole spacca le pietre. È arrivato l'olio, 10,40. È stato un metodo proprio convenzionale, cioè riempire il filtro dell'olio, però nel frattempo è arrivata anche la tanto sospirata U. Qua bisogna riempire l'olio, però qua ho chiesto che usino un imbuto perché sennò è un macello. Anche in questo caso ho preferito farlo qua, il cambio dell'olio, perché vabbè, l'olio devo dire che è abbastanza economico e va bene. Ma soprattutto anche in questo caso non saprei proprio dove scartare questo olio esausto. Per assurdo in America è molto più facile, perché dove compravi l'olio dovevano per forza di cose recuperarti anche l'olio esausto, quindi era veramente semplicissimo farselo da soli. Qua probabilmente non è poi così complicato, però se si ha la possibilità di darlo a loro che magari sanno come smaltirlo, speri venga fatto bene. Intanto facciamo l'ingrassaggio. The more difficult is that. Ok, abbiamo messo i centratori, sono veramente importanti, questa non è una cosa molto standard. Ho anche il distanziale, quindi va bene che seguiamo per bene il lavoro. E qui c'è il buco dove deve andare questa valvola all'interno. Ragazzi, dopo non so neanche più quanti giorni, mi sembra una vita che siamo qua, abbiamo rimontato la ruota. Qua siamo quasi pronti per tirare giù e vedere che succede. Vediamo se Valentino torna a stare sulle sue ruote. Bene ragazzi, qua abbiamo sistemato tutto, abbiamo sistemato anche i conti, devo dire che ci hanno fatto veramente un buon prezzo, decisamente onesto. Abbiamo speso 400 euro per tutto questo lavoro che hanno fatto, non è pochissimo per noi in quanto cifra in sé, però mi sembra un prezzo adeguato per questo lavoro, anzi abbastanza economico. Ciao, thank you, bye bye, see you next time. Ma alla fine, dopo 5 giorni, io ho perso il conto. non lo so più, lasciamo i meccanici simpaticissimi, hanno fatto un gran lavoro, non molto veloce, però vabbè, l'importante è che sia fatto bene. Va bene, a questo punto riprendiamo da dove avevamo lasciato, che neanche me lo ricordo. Ah, volevamo andare a fare la visita a Sandwich Harbor. Ma che è successo qua? C'è un allagamento. Andiamo al Visitor Center a questo punto a prenotare la visita a Sandwich Harbor, che è ciò che stavamo facendo qualche giorno fa prima di poi incontrare Marco e finire in questa officina. Devo anche un attimo riprendere il concetto che devo tenere alla sinistra. Non è così banale, ma fortunatamente c'è la nostra etichetta. Intanto qua giriamo a sinistra tenendo la sinistra. Su questo fogliettino c'è segnato il numero di telefono del tour operator che incontreremo qui, ahimè, dopodomani, perché domani è fully booked. La visita che vogliamo andare a fare è veramente turistica e domani deve arrivare una nave da crociera, abbiamo capito, è strapieno qua. Quindi va bene, noi ci andremo dopodomani, però ci andiamo a cercare un bel posto. Però credo che prima dobbiamo andare a fare un po' di spesa, perché ci siamo finiti tutti la nostra dispensa mentre eravamo in officina. Vamos. Prima di tutto un po' di supermercato per frutta e verdura, che è quella roba che abbiamo finito. Anzi, io sono ancora stupito da quanto costa poco la roba qua. Cioè, i mandarini costano 1,50 euro al chilo. L'ultima volta che li abbiamo comprati, buonissimi, devo dire, nelle zone di Conakry in Guinea, erano tipo 4-5 euro al chilo. Erano buonissimi, ma 1,50 euro al chilo è pochissimo. C'è anche il pollo arrosto, che è un'altra delle cartine tornasole dei prezzi, 3,50 euro, già cotto. Pollo intero, 3,50 euro, cartine tornasole, il pollo e le pizze surgelate. Giuro, i cetrioli non ne ho ancora finiti, ma costano talmente poco, sono così buoni che prendo un'altra scatola. Abbiamo preso anche questo Herrero Bread l'altra volta, non sappiamo se sia proprio il pane degli Herrero, però è buono. Qua ragazzi c'hanno pure tutti i kit per i barbecue, comprese anche le super salse da buttare sopra la carne, guarda lì. Ragazzi, qua sono anche riforniti di pane, pizzette, focaccine, ce ne sono di tanti tipi e l'abbiamo assaggiati diversi ed erano tutti buoni. Oh! Senza camera. Bene, ma adesso siamo usciti da Walvis Bay, prendiamo una strada che si butta qua nel deserto e ci cerchiamo un posto per questa notte.
A Walvis Bay ci sarebbe un campeggio, però i campeggi sono un po' cari. Questo non è che sia proprio asfalto, capiamo bene. La strada non è che sia proprio perfetta, ma d'altronde è una strada secondaria che va in direzione sud, in realtà verso Sandwich Harbor, che è là in fondo, ma lì ci andremo la prossima giornata. Inizia la strada sterrata, che è meglio della strada asfaltata, perché è più larga, è più piatta, quindi si va meglio. Il territorio qua si va sempre più desertico, là in fondo si vedono delle dune pazzesche. Guardate le dune, sono là in fondo, sono sempre più vicine. Questo scorcio mi sembra un po' come poteva essere Merzuga 20 anni fa. Magnifico, le dune sono veramente alte, ragazzi. Tutta la zona verdeggiante qua a fianco, tra noi e le dune, è un fiume. Non è facilmente attraversabile, quella sabbia è veramente fine. E adesso la pista va in mezzo proprio alla sabbia. Ma mi sa che ci vuole 4x4. Speriamo di non insabbiarci. Di là non si riesce. Vediamo qua dove si va. Qua diventa sempre più sabbioso. Bisogna scoppiare le gomme. No, così ci insabbiamo. E ci siamo decisamente insabbiati, ma un bel po'. Eh sì. Abbiamo fatto gli sportivi. Bisognerà spalare anche un po' di sabbia? Non so. Insidiosa questa sabbia. Qua un po' meglio. Mi sa che dormiamo così. Anche a me. Proviamo a portare la pressione a 2 prima che tramonti il sole, ma non so se ce la facciamo in colpo solo. Vediamo, vediamo. È abbastanza insabbiato. Proviamo a uscire dalle sabbie mobili. Vai Vale! Bravo! In effetti con le gomme sgonfie è tutta un'altra cosa. Ci dovevamo pensare prima, come sempre. Siamo usciti dalle sabbie. Adesso ci cerchiamo un posto più sicuro dove dormire. Va bene, dai, va bene. Giusti per osservare il tramonto ci fermiamo proprio qua, a bordo di questa pista, tanto qua sicuramente non passa nessuno di notte. Rigonfiamo un po' la gomma che era veramente a terra adesso. Non gli fa bene stare così. No.
però era stata un'emergenza. E ritira fuori tutto. Avevo sgonfiato soprattutto quella gomma che era quella più insabbiata con la valvola aperta, quindi non avevo minimamente idea di quanto ero arrivato. Ero a 2 bar, boh, poco. E adesso la gonfio un po', almeno a 2,5. Ahimè, quando raggiungeremo il punto là dove abbiamo lasciato questa pista, dovrò rigonfiare le gomme perché là la sabbia era molto più compatta. Qui ci sono arrivato un po' in velocità e quindi con le gomme erano gonfiate a 6 sono riuscito comunque ad andare. Però poi lì, quando mi sono fermato per capire, ho perso il momento, come si suol dire, ed effettivamente ci siamo insabbiati. Non posso rigonfiare tutto perché sennò domani mattina solo per fare manovra qua, ahimè, probabilmente ci insabbieremo. Quindi adesso dovrò gonfiare un minimo per non lasciare troppo sgonfie, uscire da qua e domani mattina rigonfiare là. C'est un travail.